Ciao, siamo Paolo e Max, benvenuti nel nostro mondo di avventure. Stiamo andando a nord-est, nella punta in alto a nord-est della Norvegia, proprio l'estremità. E avevamo anche lì, letto al confine con la Russia. Anche lì al confine con la Russia, infatti poco fa abbiamo passato uno degli ennesimi posti di frontiera. E comunque avevamo letto che avremmo trovato la strada tutta sterrata, ma combinazione, ora non so più avanti come sarà, ma adesso siamo fermi e ci hanno detto che dovremmo aspettare 5 minuti proprio perché stanno asfaltando la strada. Siamo quasi in fondo dal mare di Barents, giusto? Sì. E questo fiume qua, che si vede qua sotto, che sarà un fiumiciattolo di 10 metri, un torrente, è il confine tra la Norvegia e la Russia. Non so se si vede quel paletto rosso e verde là, quella lì è Russia. Di qua c'è un paletto giallo e quello lì Norvegia. e identifica che è la Norvegia. Stasera abbiamo trovato una postazione top, direi. Sono scesa dal camper, ho detto vado lì sulle rocce per andare a fare la foto a bordo acqua, diciamo, no? E ho visto con la coda dell'occhio una cosina bianca, mi sono girata e c'era un ermellino che mi guardava come per dire: tu cosa ci fai qui? Poi quando ho capito che era forse in una situazione un po' particolare, ha preso e scappato, e quindi quando ormai ho acceso la GoPro era già distante, ma ce l'avevo a 2 metri dai miei piedi appena l'ho visto. Poi vabbè, siamo venuti qua sugli scogli e quando siamo arrivati più avanti, non so se si vede, ma ci sono delle parti più scure, gli scogli in alcuni punti sono neri. Massimo ci ha messo il piede sopra il ghiaccio, meno male che l'ha visto in tempo e quindi non è volato giù, perché vai diretto in mare, se no è ghiaccio secco proprio. Posto veramente bello. Qua siamo in fondo al mondo del nord. Secondo me sarà anche è più bello anche di Capo Nord. Capo Nord ci andremo tra qualche giorno, ma qui ci siamo solo noi ed è un posto veramente isolato. Noi e un ermellino. Ed è un posto fantastico. Guardate dove dormiamo. Di là c'è la Russia, di qua davanti di là c'è il mare di Barents e di qua c'è quel che rimane della Norvegia. Stasera dormiamo in un posto top. Veramente. Noi non siamo gente da mare, ma quando troviamo i posti isolati in riva al mare, loro perché è un top. Guardate un po'. Ho chiesto a Max: scusa, ma cosa fai al buio? E lui mi ha risposto: non sono al buio, sono in atmosfera lavorativa. E guardate cosa sta guardando di fronte.
Stamattina risveglio bianco, praticamente sta nevicando abbastanza intensamente e siamo circondati da foche che pescano. Massimo addirittura è riuscito a vedere, filmare anche una lontra che aveva appena pescato un pesce. Camminiamo strisciando sugli scogli perché non è proprio il massimo, tra ghiaccio, neve, sale marino, cioè bisogna cercare di non cadere in acqua e anche di non dare una cicciolata sugli scogli, che non è mai piacevole. Proprio dietro al camper dove abbiamo dormito stanotte c'è una casetta con un cartello che dice che da qui parte una ciclabile che è lunga circa 7500 km e arriva fino in Portogallo, a Cabo San Vincent. Non male, chi avesse voglia di fare una cosa un po' diversa e avesse tanto tempo da dedicare a una ciclabile, penso che sia veramente una cosa molto bella. Cosa hai preso? Copione! Ho preso i pezzi pesanti. Com'è, Paola? Là in cima, su quegli scogli, sì, c'è pieno di cormorani. Let's run away to the coast, somewhere far away from home. All we need is just ourselves and nothing else. Feel the sand between our toes, hear the oceans ebb and flow. The summer air fills our lungs and keeps us young. So we'll write our names in the sand right where we lay, our bodies down to rest. Dopo una bellissima mattinata passata a fotografare le foche e gli uccelli in riva al mare, e abbiamo deciso di venire via e ci siamo diretti a Kirkenes, che è la città, diciamo, a pochi chilometri dalla frontiera russa. E adesso andiamo a fare un giro qua per la città. Abbiamo visto un bel negozio di outdoor che quando noi li vediamo non ci risparmiamo mai dal fermarci, e quindi andiamo a fare un giretto lì, andiamo a comprare 2 o 3 cose che ci mancano, andiamo a fare rifornimento perché non è facilissimo riempire il serbatoio d'acqua in questa stagione, perché ormai, viste le temperature, i benzinai hanno tolto tutti i rubinetti, diciamo, disponibili normalmente per chi vuole caricare acqua,
e ce ne sono solo alcuni che li tengono aperti ma in vani riscaldati. Quindi adesso andiamo a cercarne uno perché siamo quasi a secco di acqua e dobbiamo anche scaricare. Non riesco a prendere l'acqua, è chiusa e dobbiamo fare rifornimento d'acqua perché siamo quasi senza. Bisogna capire dove andare. Niente, allora rifornirsi di acqua è praticamente impossibile perché tutti i rubinetti sono chiusi, anche dai benzinai, e quindi ho trovato adesso una signora che ha un piccolo localino ristorante che gentilmente ci ha detto che se riempiamo le taniche ce la dà dalla sua cucina. C'è Paola che sta facendo avanti e indietro con le taniche piene d'acqua e la signora del ristorante ci sta riempiendo le taniche molto gentilmente. Abbiamo chiesto anche se vuole qualcosa, non vuole nulla, allora comunque abbiamo detto che poi prenderemo qualcosa da asporto, da mangiare. Sto guardando continuamente perché se arriva Paola apro il portellone così può passarmi agevolmente la tanica. Ginnastica? Abbiamo appena lasciato Kirkenes, dove abbiamo fatto tappa per la notte e rifornimenti, e adesso ci dirigiamo verso il Parco Nazionale di Varanger. These days lately feel like this, a place in the